Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi torniamo a parlare di saldatrici Weldinger, ma questa volta di una saldatrice Weldinger davvero particolare, perché questa è una saldatrice TIG pulsata 2 e 4 tempi che ci permette di saldare con la torcia premendo il tastino, ma io ancora non sono in grado di saldare bene a TIG, quindi la saldatura a TIG ve la farò vedere presso l'officina di un mio amico saldatore professionista che utilizza il TIG quotidianamente, e vi farò vedere tutte le saldature con tutti i vari parametri, insomma le regolazioni della macchina eccetera. Oggi vi farò vedere la saldatura MMA, perché oltre ad essere una saldatrice TIG pulsato permette anche di saldare con MMA. Quindi ora la metteremo sul bancone, vi farò vedere tutte le caratteristiche, ve la descriverò per bene, vi farò vedere tutti i vari comandi, vi farò vedere gli accessori di ottima qualità come sempre della Weldinger. Pensate, questa costa meno di 300 euro e sono riuscito pure a ottenere un piccolo codice di sconto per farvi risparmiare qualcosa, e potremo avere nella nostra officina finalmente una saldatrice che ci permette di saldare acciaio inox, riparare marmitte, lamierini, tutto quello che si può fare con il TIG, davvero una cosa eccezionale. Adesso quindi guardiamola per bene, vediamo com'è fatta e poi dopo i cordoni di saldatura MMA vi rimanderò al prossimo video nei quali vedrete tutte le saldature con il TIG fatte dal mio amico Jerry nella sua officina. Iniziamo. E allora ragazzi, questo è tutto il ben di Dio che troveremo all'interno della confezione. Ovviamente sarà possibile acquistare anche alcuni accessori, tra cui per esempio la bombola monouso di Argon e vari elettrodi in tungsteno. Vi lascerò tutti i link per poterli vedere sul sito internet. Ma all'interno della confezione troveremo quindi la saldatrice che adesso vi farò vedere per bene da vicino, le boccole da poter montare sulla torcia TIG, il tubo per il gas con questo raccordo filettato, la torcia porta elettrodo, ci tengo a farvi vedere la qualità dei cavi, la morbidezza, lo spessore, insomma come sempre Weldinger fornisce accessori di buona qualità. Oltre che la saldatrice di buona qualità, anche gli accessori sono davvero di tutto il rispetto. Questa invece è la pinza di massa, come sempre fatta davvero molto bene, robusta, con una buona molla che tiene molto bene, e anche per la pinza ovviamente cavo di ottima qualità, entrambi i cavi sono lunghi ben 4 metri. In questa bustina invece troviamo alcuni accessori che ci permettono di utilizzare la saldatrice con qualunque regolatore di pressione, con qualunque bombola eccetera. E questa è la torcia TIG, guardate che bella, snodata, ci permette di muoverci quindi con comodità. Sapete che quando si salda a TIG bisogna essere messi in posizione comoda e non bisogna avere intralci. Questo snodo ci consente di lavorare molto comodamente, la parte posteriore è rinforzata, questo è il tastino di accensione e ovviamente vengono forniti anche gli accessori per poter utilizzare elettrodi di diverse misure. Il tappo va messo nella parte posteriore, ma questo lo vedremo poi per bene in modo approfondito nel momento in cui utilizzeremo la saldatrice per saldare a TIG. Dalla parte opposta troveremo quindi le connessioni per quanto riguarda il gas e per quanto riguarda l'alimentazione. Questo va innestato nell'apposito alloggiamento in basso e invece quest'altro innesto va inserito da questa parte avvitandolo. Ovviamente anche il cavo di alimentazione, che termina con una presa asciugo, è di ottima qualità per quanto riguarda la sezione e la qualità generale dello stesso. Ma ora guardiamo nei dettagli la saldatrice. Tutto ciò che la compone ragazzi è fatto davvero molto bene, componenti interni e componenti esterni, anche la semplice maniglia, verniciatura, prese d'aria, tutto fatto benissimo. Nella parte posteriore abbiamo il tasto di accensione e l'ingresso per il gas, oltre che una presa d'aria che permette una buona areazione grazie alla presa d'aria anche nella parte frontale e nella parte laterale. Infatti abbiamo una griglia a destra ed una griglia a sinistra. Guardiamo quindi la parte frontale. Abbiamo la possibilità tramite i tastini di decidere le impostazioni riguardanti il TIG e riguardanti l'MMA. Tramite questo tastino potremo variare tra i tipi di saldatura TIG, quindi lift, HF oppure saldatura MMA. Premendolo più volte si accenderà il LED corrispondente alla funzione, che ci permetterà di utilizzarla in uno oppure nell'altro modo. Non l'accendo perché il rumore della ventola darebbe fastidio al microfono, e tramite questi LED verrà indicata la funzione nella quale potremo intervenire, quindi il pre-gas, post-gas, il tipo di frequenza, il tipo di impulsi eccetera. Una saldatrice come vedete che ci permette di avere davvero tantissimi parametri per quanto riguarda la saldatura a TIG, e che quindi ci permettono all'interno della nostra officina di avere gli stessi parametri che possiamo impostare su saldatrici professionali. Weldinger infatti è un marchio che produce saldatrici e utensili per la lavorazione del metallo, compressori eccetera, che garantisce un'ottima qualità ma riuscendo a farceli acquistare davvero a prezzi competitivi. Per quanto riguarda la saldatura MMA, quindi ad elettrodo, abbiamo la possibilità di regolare l'amperaggio tramite questa rotellina, abbiamo la possibilità di usufruire dell'hot start che ci consente di avere una potenza maggiore nel momento in cui si innesca l'arco,
attacco, l'anti-stick che riduce la corrente nel caso in cui l'elettrodo dovesse incollarsi sul metallo e VRD che è un sistema di sicurezza nel caso in cui si dovesse lavorare ad esempio in ambienti umidi. Quindi in un piccolo pannello abbiamo davvero tantissime informazioni per quanto riguarda il TIG, per quanto riguarda la saldatura MMA. Come vi ho già detto arriva fino a 200 A ed è possibile regolare l'amperaggio oltre che vari parametri grazie a questa rotellina che come vedete gira a scatti e sempre ruotando a scatti possiamo regolare l'amperaggio con 1 ampere per volta. Quindi collego l'alimentazione elettrica e vi faccio vedere la saldatrice da accesa. Si accende dopo qualche secondo, come sentite la ventola è molto generosa, quindi si crea un buon flusso di aria. Spero che questo rumore non dia fastidio al microfono. Guardate la regolazione degli ampere, si regola con un clic per volta, possiamo regolare in modo molto preciso l'amperaggio in base alle nostre esigenze, da 10 fino a 200 A. Per quanto riguarda le regolazioni riferite al TIG basterà premere il tastino, quindi la rotellina che in realtà è anche un tasto, e quindi scorrere fra le varie funzioni, premere per dare conferma e poi girare la rotellina per poter variare i vari parametri. Con questo tasto potremo variare fra 2 e 4 tempi e da questo, come vi ho detto poco fa, potremo variare tra HF, lift ed MMA, quindi elettrodo. Guardiamo quindi la scheda tecnica riportata sulla parte bassa che ci riporta il ciclo di lavoro, quindi avremo la possibilità di saldare a 100 A con il 100% di ciclo di lavoro. Significa che non faremo interruzioni e pause utilizzandolo con un amperaggio molto alto. 100 A è un amperaggio davvero molto alto che ci permette di saldare praticamente di tutto. Al 60% invece con 129 A e 25% a 200 A, che secondo me è un amperaggio che non si utilizzerà praticamente quasi mai tranne in casi estremi. Questa è la scheda per quanto riguarda la saldatura a TIG, ma è identica a quella che riguarda la saldatura ad elettrodo. Avremo gli stessi parametri con lo stesso ciclo di lavoro. Quando spegnerete la saldatrice la ventola rimarrà accesa ancora per qualche secondo perché continua a raffreddare l'interno della saldatrice, quindi non staccate l'alimentazione elettrica ma attendete che la ventola si stacchi da sola. Dopo che la ventola si sarà fermata potrete staccare l'alimentazione elettrica. Adesso guardiamo i cordoni di saldatura, dopodiché li valuteremo assieme. E allora iniziamo facendo delle prove con un elettrodo da 1,6 con la saldatrice impostata a 65 A. Facciamo alcuni cordoni, poi cambiamo tipo di elettrodo, amperaggio, insomma facciamo un paio di prove. Vediamo innanzitutto come si innesca l'arco. Allora ho saldato su un cordone già esistente, sicuramente dall'inquadratura si è vista, quindi questa era 1,6 con 65 A. Proviamo a farne un altro a fianco in modo che non ci sia nessun altro cordone che possa dare fastidio. Però perdonatemi, questa volta ho dimenticato a indossare il microfono, quindi sicuramente non mi sentirete benissimo. Presente anche l'anti-stick, quindi se io appoggio l'elettrodo sul pezzo da saldare e lo mantengo unito, la saldatrice non va in sofferenza perché l'anti-stick evita che lo stesso aderisca. E mi verrà molto più facile staccarlo rispetto alle saldatrici che non sono dotate di questa funzione. Quindi adesso l'elettrodo è attaccato, il circuito si è chiuso, basta fare così e si stacca. Ok, per non coprire l'inquadratura come sempre io mi mantengo distante, sono almeno 50 cm dall'arco di saldatura, comunque spero che mi sia riuscita bene. Adesso cambiamo elettrodo, ne mettiamo uno da 2 mm e mezzo e imposto la saldatrice a 80 A. Ok, adesso l'ho impostata a 140 A e sto utilizzando un elettrodo da 3,2. Provo a fare un piccolo cordoncino da questa parte. Ok, ovviamente
più che un cordone di saldatura a me interessa vedere come reagisce la macchina, perché su un metallo così sottile, un elettrodo così grosso non va bene. E ora, come sempre, facciamo la prova con un elettrodo basico, vediamo come si comporta. Sapete che io con l'elettrodo basico non sono assolutamente bravo, quindi a maggior ragione se riesce vuol dire che la saldatrice è buona. Allora, capovolgo. Ok, è riuscita a mantenere l'arco costante, quindi diciamo che è andata molto bene, si è comportata come deve. Adesso rimuoviamo questa scoria, salta via in un attimo. E allora ragazzi, avete visto che la saldatrice si è comportata molto bene. Guardiamo i cordoni di saldatura. Vi ricordo che su questo cordone già sotto ce n'era un altro, una specie di cordone che avevo realizzato con un'altra saldatrice. Lasciate stare il fatto che siano storti, questo dipende ovviamente da me, però questo è il primo cordone realizzato con l'elettrodo da 1,6 mm con 65 ampere di potenza. Questo è il secondo, sempre stesso amperaggio, non c'era il cordone sotto, mi piace, è venuto bene. Questo è il cordone realizzato con l'elettrodo da 2,5 mm con l'amperaggio impostato ad 85. Anche in questo caso la saldatrice si è comportata molto bene. E questo invece quella con l'elettrodo da 3,2. Ovviamente è un cordone che non ha molto senso, l'ho fatto solamente per farvi vedere. Comunque la macchina rimane brillante, riesce a innescare l'arco anche con un elettrodo molto grosso. Da questa parte invece troviamo il cordone realizzato con l'elettrodo basico. Non sono molto bravo, quindi da questa parte sono andato un pochettino più lentamente, poi qua ho accelerato. Vabbè, comunque vedete che il cordone è riuscito, comunque la macchina è riuscita a lavorare tranquillamente e non ha avuto assolutamente alcuna esitazione, come d'altra parte tutte le saldatrici della Weldinger che ho provato fino ad ora. Girando i pezzi vediamo ovviamente che abbiamo avuto la giusta penetrazione per ogni cordone, un pochettino più abbondante per la prova fatta con l'elettrodo basico. E allora ragazzi, Weldinger, questo marchio che produce queste saldatrici di buona qualità che troverete sul sito Riku Shop, vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione. Come avete visto, una saldatrice davvero ottima, come tutte le saldatrici Weldinger che vi ho recensito. Come sempre vi faccio vedere le saldature realizzate da me, io sono un hobbista e come dico sempre, se ci riesco io, figuriamoci chi lo fa per lavoro. Sicuramente i risultati saranno molto migliori. Adesso non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video nel quale vedrete la saldatrice in funzione per quanto riguarda il TIG presso l'officina del mio amico Jerry, e là vedrete i risultati anche per quel tipo di saldatura. Non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanellina qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!